Autunno 2018 Kia porta anche in Italia la nuova edizione di Sportage. Il C-SUV coreano si rinnova per la seconda fase della sua carriera in questa quarta edizione. Raggiunti i 5 milioni di esemplari per il mondo, partendo dalla prima generazione del 93, cosa cambia? Cambiano pochi elementi, ma abbastanza interessanti perché rimane sempre forte di stile, spaziosità, ma incrementa un po' la tecnologia. Partiamo dallo stile, una connotazione che rimane la medesima ma ritoccata. La macchina è sempre quella, però frontale, soprattutto nella griglia, nelle finiture del paraurti, nei gruppi ottici che sono full LED, è un po' più cattivo, assomiglia vagamente a quella che è la sorella pistaiola, la Stinger. Questo per quanto riguarda il frontale. E per quanto riguarda il posteriore, stessi ritocchi, in chiave però un po' inferiore, nel senso che non si stravolge. In questo caso vediamo una GT Line che è il top di gamma. Ci sono una correzione dei gruppi ottici, anche qua volendo con i LED, una profilatura differente della parte inferiore del paraurti e poi doppio scarico cromato, soprattutto per queste versioni che sono quelle un po' più cattive e interessanti. Per il resto le dimensioni esterne e anche interne di Kia Sportage sono le medesime, vi rimando a quanto abbiamo già argomentato sul canale YouTube e anche e soprattutto sul sito. Elementi tipici a favore sono quelli del taglio estetico e della spaziosità per quanto riguarda anche il vano bagagli. Qui ovviamente quello elettroattuato, abbiamo il medesimo volume di prima, configurabile 60-40 alla ripartizione della selleria posteriore, un vano, in questo caso anche con la ruota di scorta, dipende molto dalle dotazioni. Assemblaggi, materiali e finiture sono sicuramente molto buoni per la fascia un po' più alta del taglio generalista all'interno di questo combattutissimo segmento C-SUV. Ma non è però dentro il bagagliaio che si rinnova particolarmente Kia Sportage. Andiamo a vedere in abitacolo. Non ho mai utilizzato molto Sportage in questa sua quarta generazione, quindi mi limito a commentarlo per come lo vedrebbe un nuovo cliente di Kia in questo segmento. Un C-SUV sicuramente ben assemblato e anche ben dotato in questo restyling rispetto a quella che è la concorrenza generalista. La parte superiore a vista e al tatto per quanto riguarda le plastiche e i materiali è sicuramente morbida, interessante quanto basta. La GT Line ha piene finiture lucide, che possono invece piacere o non piacere a seconda dei gusti, ma quello che risalta è la spaziosità. In questo caso ho aperto la superficie vetrata del tetto, ma indipendentemente dall'allestimento anche i più alti stanno molto comodi. Io supero l'1,90 e non ho nessun problema di posizionamento dei miei arti superiori e inferiori, e anche per quanto riguarda la gestione dei comandi è tutto molto concentrato, forse anche un po' troppo per la console centrale, ma lo vediamo dopo mentre guidiamo. La selleria in questo caso è in pelle, l'ambientazione di tinta nera, ecco quello che forse è un po' forte, ma può essere scelto perché sono due le varianti anche per gli allestimenti inferiori che non hanno questa finitura del GT Line. Riconfermata ovviamente l'ottima abitabilità posteriore per Kia Sportage, questo sedile è tarato per me e qua addirittura avanza tranquillamente una spanna per le mie ginocchia e anche a livello di mobilità degli arti non ci sono problemi. Il soffitto invece quello un po' tocca. Tunnel centrale minimo vicino a quelle che sono due prese USB e 12 volt con anche le bocchette climatizzazione. E la parte forse un po' più interessante di questo aggiornamento gamma è lì davanti sotto il cofano che andiamo ad aprire. Già, perché Kia Sportage si propone benzina e diesel, quindi solo endotermico, però qui esiste la prima variante ibrida. Oltre le versioni 1600 benzina e 1600 diesel classiche, c'è questo 2000 CRDI Mild Hybrid. Cosa vuole dire? Il motore è sempre una versione molto evoluta e moderna, comunque puro endotermico a gasolio, accoppiato a un elettrico 48 volts, un sistema che quindi va ad arricchire la prestazione o ad alleggerire le emissioni e i consumi a seconda di quello che decide una centralina ausiliaria. Già che abbiamo aperto il cofano posso comunque dirvi che questo 4 cilindri 2000 modernizzato Euro 6D Temp ha sempre una gestione elettronica motore Bosch con una parte di componentistica che FICO ed è autonomo rispetto al sistema che va a supportarlo, che invece risiede nella parte posteriore della vettura dove ci sono l'accumulatore e i comandi di quello che è un convertitore combinato che adempie le funzioni di motorino avviamento ed alternatore. Però io direi che dopo aver visto come è fatta esteriormente quelli che sono i piccoli ritocchi all'interno e sotto il cofano è il momento di andare a guidarla e provarla in strada. Ed eccoci alla guida della Sportage edizione 2019, un modello che è molto importante per Kia, più venduto e rappresentativo non solo in Italia ma anche in Europa, in un segmento che è molto combattuto. Piccola premessa, il segmento cresce, però aumentano tanto anche i competitor. Adesso sono veramente in tanti e ci sono anche non solo generalisti, ma dei modelli premium che davvero innalzano molto l'asticella. La prima percezione è quella di una taratura delle sospensioni abbastanza rigida,
piace sicuramente a un target giovanile, non per niente quelli di Kia enfatizzano sempre questo concetto di sportività, percepita a mio giudizio, anche se in questa versione la GT Line con 185 cavalli le prestazioni non mancano. A proposito di versione, la GT Line con i 2185 cavalli ibrido è quella che sposa unica all'interno della gamma il cambio automatico a 8 rapporti, che è sicuramente molto gradito. Qua dove metto la mano per la leva c'è anche una variazione non da poco, ovvero il freno di stazionamento elettrico. Mentre prima c'era ancora quello con pedale sinistro, che tanto piaceva a quelli che amano gli anni 80 e magari certi marchi tedeschi. La postura, come dicevamo prima, è corretta, lascia spazio a secondo i gusti come uno preferisca guidare. Il volante è un terrazzo che sia un pochino rimpicciolito, forse anche un po' troppo, lima un po' certi gusti francesi senza arrivarci, abbastanza voluminoso soprattutto nella parte superiore e ha un bello smusso nella parte inferiore. Ci sono i comandi con 4 tasti per lato e anche 4 elementi di switch a seconda dell'ambiente che vogliamo gestire. La tra virgolette furbata 2019 di Sportage è tutta qua. Nella console centrale l'infotainment è a seconda delle versioni 7 o in questo caso con la più bella 8 pollici, come si usa dire frameless, ovvero qua intorno quando è spento ci sembra un pieno display, invece un pochino di margine c'è all'interno della struttura, è comunque molto ben fruibile, contrariamente alla plancia dei comandi che secondo i gusti potrebbero essere un po' follatini. Sono davvero tanti su 3 file con i 4 invece rotori per soprattutto climatizzazione e radio, una climatizzazione che mi piacerebbe gestire un po' più rapidamente per quanto riguarda i miei gusti. È comunque molto efficiente e silenziosa. Come è abbastanza silenziosa tutta la macchina, devo dire, la qualità degli assemblaggi non lascia margine ad alcun tipo di scricchiolio o rumore poco gradevole. Altra cosa che è stata un pochino corretta sono le bocchette della reazione, riviste il giusto per dare un senso di novità. E poi devo dire che avendo messo mano agli spazi per quanto riguarda il posizionamento di oggetti, vani ce ne sono abbastanza, non solo qualche piccola lacuna migliorabile se si è amanti del premium, andando un po' a fondo, toccando le superfici. Ribadisco però, parliamo di una gamma che parte al netto delle promozioni a un prezzo veramente molto interessante. Anche lì vi rimando alla sezione promozioni di automoto.it, che si propone nel giro di 3 anni di avere per ogni modello in gamma almeno 2 varianti elettrificate. Questa è la prima per Sportage, francamente non è elettrificata alla grande perché si tratta di un mild hybrid che è sostanzialmente un motore che aiuta con un accumulatore abbastanza indipendente. Davanti l'endotermico è sempre quello di prima, molto buono, Euro 6D, trattamento di gas di scarico anche con SCR, difatti dietro abbiamo rifornimento sia del carburante gasolio sia dell'AdBlue come additivo per l'abbattimento. Però alla percezione di guida, se mi togliessero quello che qui è il piccolo display che fa vedere il flusso energetico, forse neanche lo saprei. 48 volt che possono dare una buona spinta, comunque si tratta di 12 kW. Variabile in configurazione normale oppure sport, con il tastino qua così del drive mode, che non varia nulla di molto vistoso se non una strisciolina arancione con la scritta sport qua. L'intensità della spinta elettrica è la medesima, varia la quantità di tempo che questa viene a supportare il nostro piede destro, quantità di tempo che è massima in funzione di quanto carica la batteria. E poi un'altra cosa che sento adesso premendo maggiormente il pedale è sì la reattività del motore, che tira fino a 4.500 abbondanti, fino a quasi al limitatore che è 5.000, ma soprattutto una buona reattività dello sterzo. Parlando di un SUV che è lungo quasi 4,5 metri, insomma, non sono tutti così i SUV generalisti. E in questo Kia si distingue. Un'elettronica di gestione sterzo elettrico che non ho smontato ancora, potrebbe essere quasi sicuramente asiatica, come asiatici sono gli impianti elettronici di ausilio alla trazione e alla frenata, contrariamente all'elettronica motore che è invece di origine tedesca. Funziona bene questo Sportage, quello che si gradisce è di certo la sua spaziosità, in questo caso tonalità nera molto aiutata dal tetto vetrato che scorre e può essere anche parzialmente alzato per far entrare aria. Non abbiamo parlato di sistemi di sicurezza, ma ci sono un po' tutti quelli che vanno per la maggiore adesso, partendo soprattutto dalla frenata di emergenza, passando per un cruise control intelligente che aiuta anche nel traffico a velocità ridotta e tutti gli avvisi di sicurezza e attenzione per quanto riguarda il guidatore. Anche in caso di manovre strette o di retromarcia c'è la visione a 360 gradi e sono questi tutti accessori che purtroppo non sono inclusi nel modello di accesso gamma, ma sono integrabili. Le motorizzazioni rinnovate sono appunto quelle a gasolio, il 1600 ma soprattutto questo 2000 mild hybrid, e sotto il piede devo dire che per andarci in giro in città o anche in tratta extraurbana, probabilmente con un po' di carico,
problemi non ce ne sono proprio. I 185 cavalli di questo 2000 sono ben fruibili, nessun tipo di esitazione o irregolarità nell'erogazione del motore, veramente molto costante a partire dai bassissimi giri e nemmeno troppo rumoroso se non lo si vuole ascoltare. Per quanto riguarda i consumi, lì invece devo dire che i pochi chilometri fatti, soprattutto in città, non ci aiutano a capire veramente dove si vada. La strumentazione purtroppo non è delle più futuriste, i due classici elementi circolari con una parte display in mezzo e questo infotainment che è funzionale ma un menu non troppo personale. I comandi sono ben visibili, i tasti delle icone sono ampie, però non ci sono chicche, primizie, forse gradite ai giovanissimi. In ogni caso Android Auto e Apple CarPlay sono disponibili. Prese USB quanto basta, qua davanti insieme a quelle 12 volt presenti anche al posteriore. Tra le informazioni che visualizzo, abbastanza tecnica, la temperatura della trasmissione, il livello dell'additivo per il carburante e la funzione motoristica di flusso corrente per la parte ibrida che si sposta a seconda di quanto il motore endotermico funzioni da solo o supportato. Una cosa che caratterizza maggiormente Sportage rispetto a qualche suo concorrente è quella di una maggiore varietà di trasmissioni, passando appunto per il classico manuale fino a questo automatico a 8 rapporti, e di trazione, perché l'integrale all-wheel drive è presente in gamma con la funzione di blocco quando necessita per percorsi un po' più difficili. Un Kia Sportage che si fa gestire veramente molto bene anche in città e fa piacere sentire solido e resistente ai classici scuotimenti che propongono i fondi dissestati delle città italiane. Allo stesso modo fa piacere sentire anche abbastanza reattivo, soprattutto sulla percezione di volante quando si percorrono strade a maggiore velocità. Devo dire che a me ha soddisfatto pienamente in questo mio piccolo primo assaggio, e i suoi rivali che vedo molto migliori sono quelli premium che hanno costi anche molto diversi. I pregi che ribadisco io sono quelli del taglio estetico a chi piaccia questo tono moderno e grintoso anche se non troppo estremo, un'ampia possibilità per trovarsi comodi di qualunque stazza si sia, con un buon rapporto qualità-prezzo. Prestazioni che migliorano sulla carta oltre il 10% in termini di resa, ma non possiamo permetterci adesso di certificare sull'effettivo risparmio carburante. Quello che sappiamo è che c'è anche una funzione di spegnimento endotermico a velocità molto ridotte sotto i 30 km/h che sicuramente è gradita, e poi in caso di dubbio quando si prende una Kia si può contare su ben 7 anni di garanzia. Un'altra cosa che mi piace è la presenza della climatizzazione selleria, sia con il caldo ma soprattutto col raffreddamento, perché è bella la selleria in pelle ma è bello anche avere una schiena asciutta. Uno Sportage quindi che si propone sul mercato con 3 livelli di allestimento, guardando anche un po' il mondo delle flotte che in Italia non aveva mai presidiato bene. Il listino parte da 24.500 euro fino alla versione GT Line con il 2000 diesel mild hybrid che abbiamo provato, però ci sono interessanti promozioni che, proprio come tutto il resto dei dettagli, vi raccomando di andare a vedere se interessati sul sito automoto.it. E anche per questa volta direi che è tutto. Un salutone e alla prossima. Ciao!